Allora, noi siamo a Paros, in una zona dell'isola che è un po' lontana dai centri principali di Nausa, Parichiá, Lefkes e siamo su una piccola altura che domina, come vedete, il mare. Di fronte c'è Naxos, l'isola di Naxos, che è la più grande delle Cicladi. E oggi è una bellissima giornata, nonostante sia febbraio, e siamo qui per raccontarvi un po' la nostra avventura sull'isola di Paros. Siamo sull'isola di Paros e su questa collina dove ci troviamo adesso abbiamo aperto un ristorante di cucina italiana, però dal carattere napoletano. Abbiamo pensato di portare le nostre tradizioni, la nostra cultura, i nostri ricordi dell'infanzia e di trasferirli qui. In questo momento io sto tagliando la cagliata. In realtà per fare questo ho dovuto già lavorare prima, in modo da mettere il latte a cagliare con del siero e con del caglio, e quindi per arrivare a questo prodotto che è questo, la cagliata. Ho già fatto anche la ricotta, ho preparato della stracciatella che andrà dentro alla burrata, e adesso ci cimentiamo nel fare questo. Chiaramente mi devo assentare un attimo, quindi voi aspettatemi. Questo è quello che potete ammirare dalla terrazza del ristorante. Potete vedere le varie isole delle Cicladi. Lì c'è Ios, Iraklia e l'isola di Naxos. Questo è il braccio di mare che separa Paros da Naxos. Cerchiamo di fare tante cose che possono essere, che possono fare cultura, che possono spiegare che l'italiano nel mondo non è soltanto carbonara e amatriciana o pizza. Per esempio il nostro ristorante, i nostri clienti ci chiedono sempre: ma perché non c'è la pizza? Perché siamo ristoranti e in Italia c'è una differenza tra ristorante e pizzeria. È stata sicuramente un po' dura riuscire a farsi accettare, sia perché per un tipo di cucina diverso, sia perché era lontano dagli stereotipi. Noi abbiamo provato a portare un po' di cultura italiana qui all'estero, che secondo noi è la cosa fondamentale. Di ristoranti buoni ce ne sono tanti, però la cosa importante è che ognuno porta un po' della propria esperienza e della propria cultura. Quindi noi abbiamo pensato di unire i prodotti belli e buoni di Paros insieme a quella che noi la chiamiamo l'arte italiana. Mi piace molto andare al tavolo delle persone, andarle a conoscere, anche se qui per fortuna abbiamo quasi il 70-80% di clienti che sono clienti fissi, perché sono clienti proprio perché siamo in questa zona dell'isola così distante dai centri principali del turismo. Da noi vengono le persone che vogliono stare un po' più tranquille, che hanno casa, che hanno la villa e che comunque tornano a Paros tutti gli anni. Volevamo muoverci perché avevamo già pensato insieme di fare qualcosa, un progetto nel settore dell'accoglienza. E diciamo negli anni i viaggi che facevamo erano anche un po' mirati, nel senso che facevamo la vacanza, però esploravamo nel contempo, quindi siamo stati in vari posti e quando siamo arrivati qui a Paros ci siamo arrivati perché io c'ero già stato, avevo degli amici qua che hanno casa in un paesino che proprio si trova qua vicino al ristorante, che si chiama Pissolivati. E quindi nel 2013 siamo venuti qui in vacanza ad agosto, abbiamo fatto una lunga vacanza di quasi un mese, quasi 3 settimane, durante la quale la mattina andavamo al mare e poi tornando dal mare giravamo tutti i vari posti dell'isola per cercare qualcosa che ci ispirasse per aprire un ristorante. E tra le varie escursioni che abbiamo fatto, anche consigliati da questi nostri amici che hanno casa qui, quindi conoscevano tanti posti che magari non avremmo mai neanche visto se fossimo venuti soltanto come dei turisti, abbiamo scoperto questo piccolo posto su questa collina che domina il mare. Allora, sono tornato, sono andato a buttare un po' di acqua. Adesso sto mettendo dell'acqua a 85 gradi insieme alla cagliata per iniziare a far fare la filatura.
l'ho tagliata a fettine e adesso inizia la magia, perché è davvero una magia. Guardate che bello. Il messaggio che mi piace della nostra storia è che noi siamo stati veloci. Abbiamo aspettato tanto tempo per incontrarci, perché è successo dopo i 40 anni. Quando ci siamo incontrati, poi abbiamo deciso nel giro di 6 mesi di andare a vivere insieme, nel giro di un anno di trasferirci in Grecia e di abbandonare dei lavori che avevamo, perché sia io che Gianluca avevamo dei lavori a tempo indeterminato che erano anche lavori di prestigio, quindi non era, erano lavori importanti. Il tempo di arrivare qui, di ristrutturare il ristorante, di avviare qualche cosa, nel giro di qualche mese siamo partiti per Porto e ci siamo andati a sposare, perché in Italia non era possibile e qui ancora non era possibile. Quindi abbiamo deciso, dopo i 40 anni, tra i 40 e i 45, di stravolgere la nostra vita, perché non per di stravolgerla, ma di assecondare quello che erano le nostre passioni, quelle che erano le nostre idee, quelle che erano i nostri bisogni. E quindi l'abbiamo fatto, siamo stati fortunati, abbiamo trovato tanti amici sull'isola e anche ad Atene e anche in Italia che ci hanno sostenuti, che ci hanno dato una mano. Io sono nato ad Atene perché i miei genitori, mio padre nello specifico, lavorava nei primi anni 70 qui in Grecia e era un ingegnere che metteva i cavi sottomarini, che collegava le isole con i cavi elettrici e telefonici. Quindi una cosa proprio particolare è che poi io sia finito di nuovo a Paros, perché la corrente elettrica che va da Paros a Naxos e da Paros ad Antiparos, che sono 2 isolette qui vicino, sono stati posati tanti anni fa proprio da mio padre, quindi non ci saremmo mai aspettati poi che io sarei poi tornato qua. Io prima facevo un lavoro completamente diverso, lavoravo nel settore dell'ingegneria, dell'organizzazione aziendale e dell'ingegneria dei trasporti. Però avevo sempre il pallino di fare delle cose nel settore dell'accoglienza e di fare delle cose con le mani, cosa che invece il settore dell'organizzazione aziendale e dell'ingegneria non ti permette di fare. Quindi questa è stata una grandissima sfida per me, che però mi ha fatto scoprire tantissime cose che prima non conoscevo, mi ha fatto imparare anche tantissime cose. Il latte di Paros è un latte molto, soprattutto in questo periodo, è un latte molto ricco, perché Paros adesso è molto verde, le mucche sono libere, mangiano qualunque cosa, quindi il sapore di questo latte, di questa mozzarella, chiaramente non è paragonabile a quella di bufala, però comunque è davvero molto particolare, mi piace veramente tanto. Vedete? Come bella liscia. Perché abbiamo scelto la ristorazione? La ristorazione l'abbiamo scelta principalmente, vabbè, sicuramente era una passione, però per me è stato un lavoro tanti anni fa. Sono stato prima un cuoco, poi un aiuto cuoco, poi un cuoco, poi sono stato chef di un ristorante, di un buon ristorante a Roma, questo diversi anni fa. E la mia famiglia è una famiglia che è sempre stata nel food. Mio padre da ragazzo aveva un bar, poi un ristorantino, poi a Salerno, da dove provengo, avevamo un supermarket con tutte le cose di nicchia, le cose più particolari, e quindi, come dire, questa cultura per il cibo nella mia famiglia c'è sempre stata. Poi io ho fatto anche altro, ho fatto una pausa grandissima dal food e mi sono occupato di altro, mi sono occupato di sociale, ero presidente di un consorzio, di una cooperativa in Italia, mi occupavo di servizi sociali, esperienza bellissima, che però a un certo punto, voglio dire, ho sentito l'esigenza di allontanarmi dall'Italia e di riprendere in mano quella che era una radice profonda, che era quella lì per il cibo, per l'accoglienza e per avere a che fare
con le persone, quelle felici, quelle che quando vengono a tavola e che vengono al proprio ristorante sono persone che si aspettano di stare bene e vengono ben predisposti, spesso. Altre volte ci vengono meno predisposti, però vabbè, quello può capitare. Un altro pochino d'acqua. Le mie mani sono immerse a 85 gradi, ve lo voglio dire. Quindi se dovessimo fare un caseificio pensiamo ad un macchinario, perché altrimenti si muore. Allora, iniziamo dalla burrata, che è la cosa un po' più complicata da fare. Vi ho preparato la stracciatella. Quello che vedete qui, la stracciatella, l'ho preparata prima. Cioè ho fatto la stessa cosa che sto facendo adesso, però ho fatto delle strisce lunghe, poi le ho stracciate, per questo stracciatella, e poi le ho messe nella panna. Facciamone un'altra perché oggi a pranzo abbiamo amici, quindi dobbiamo curarli, perché sennò poi dopo sono quelli che stanno dietro le telecamere, poi dopo dicono che guardate che bella. La burrata non è campana, chiaramente, sappiamo tutti che è pugliese, però noi l'abbiamo rubata lo stesso perché sempre del sud è sempre una cosa particolare. Bella esperienza, soprattutto il rapporto con i greci. I greci ci hanno annusato, ci hanno scrutato, poi a un certo punto ci hanno accolto. E quindi noi siamo veramente molto contenti. Infatti i nostri clienti davvero sono per lo più greci, un 70-80% sono greci. Sì, i greci poi nel periodo di agosto, come noi un po' italiani, no? Che andiamo tutti quanti in ferie nello stesso mese di agosto, e invadono un pochino l'isola. E, questa è una meta dove molti greci di Atene o di Salonicco, delle grandi città, hanno anche una seconda casa. Quindi è un po' il loro posto di villeggiatura dove vengono ad agosto, e quindi il mese di agosto qui si parla principalmente greco, nel senso che i nostri clienti principali sono tipo 70-80% greci, che però non sono greci di Paros, sono greci di altri posti del continente. E quindi, come dire, quasi sta bene. Allora, la mozzarella, perché si chiama mozzarella? La mozzarella si mozza. Quindi adesso proviamo a fare una mozzarella, ecco qua, guardate. Oppure facciamo dei bocconcini. Appena mozzati li lanciamo subito in acqua e ghiaccio, in modo che si blocca la forma. Vediamo che cosa è venuto qua. Questa è la mozzarella. Questa è una burrata. E poi ci sono i bocconcini. Vedete? Sono mozzati. Questa è la parte mozzata. Questo è quello che potete vedere quando si sta seduti al nostro ristorante, che si chiama Buon Vento per tanti motivi. Uno di questi motivi è proprio quello della passione, la mia passione per la vela, per il windsurf, e perché quando ci si augura un
una buona permanenza in mare, in Italia si dice che tu possa avere buon vento, cosa che si usa anche in greco, e quindi abbiamo chiamato il ristorante in questo modo, anche perché il papà di Massimiliano si chiamava Bonaventura, quindi c'erano tanti motivi per cui abbiamo chiamato il ristorante in questo modo. La cosa bella della nostra, come dire, della nostra storia è stata, come dire, la volontà di farle le cose, che poggiava comunque, questo lo dico sempre a tutte le persone che ci vengono a chiedere come avete fatto, qual è la ricetta, cosa posso fare. Io non do mai consigli, l'unica cosa che dico sempre è che uno deve partire sicuramente da alcune competenze che ha. Se ci sono delle competenze, delle cose che sai fare, ti puoi mettere in gioco e le puoi portare anche fuori. Se non le sai fare a casa, non le sai fare neanche fuori. Soprattutto se ci metti la passione, se ci metti ovviamente le tue competenze, ma anche il cuore, perché secondo me un'attività che lavora nel settore dell'accoglienza deve avere un'anima. L'input è quello del cambiamento. Il cambiamento sicuramente è una cosa che ad alcune persone spaventa, ad altre persone invece crea adrenalina. In realtà il cambiamento è una cosa però inevitabile, no? Nella vita. Il cambiamento è una cosa inevitabile. Tutto si evolve, tutto scorre, come dicevano anche i greci, quindi o lo si subisce o si cerca di anticiparlo e di indirizzarlo. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Noi abbiamo fatto in questo modo, però mi rendo anche conto che dipende proprio dalle persone. Ci sono persone che vogliono un cambiamento ma è molto cerebrale e la pratica non sono disposti a mettere in pratica l'esigenza di cambiamento, altri invece che se disposti dal loro contesto si sentono male perché hanno bisogno delle loro routine e del loro modo di vivere. Sono tutti modi di vita sani. Non c'è quello giusto e quello sbagliato. Noi abbiamo fatto un determinato, abbiamo attivato un determinato cambiamento perché eravamo pronti per questo cambiamento, perché lo sentivamo. Ci tengo a dire, già singolarmente avevamo questa esigenza, però poi dopo quando ci siamo incontrati e quando ci siamo uniti abbiamo capito che insieme sarebbe stato anche più facile farlo. Quando fai squadra è tutto più facile. Non sono mancati i periodi bui, siamo qui, abbiamo avuto la prima crisi, quella del capital control del 2015, adesso siamo da 1 anno e mezzo in crisi da coronavirus. Però non è quello, non si viene soltanto per business, si viene per vivere, si viene per lavorare, si viene perché inizi dei percorsi completamente diversi. Tantissime volte mi chiedono le persone, ma io come posso fare a fare questa cosa? Ci contattano perché poi avendo un ristorante le persone passano da noi, si affascinano anche per 4-5 giorni come noi abbiamo sempre fatto ogni volta che andavamo in giro per il mondo. Sì, anche noi andavamo a chiedere. Ormai ho imparato che non do consigli, il cambiamento è un processo interiore, se le persone sono pronte a cambiare lo fanno indipendentemente dalle informazioni, indipendentemente da tutti i paletti che vogliono mettere per gli argini per sentirsi tranquilli. Le difficoltà però ci sono e soprattutto il sacrificio è tanto, soprattutto quando vai in un posto dove non è casa tua. Oggi parliamo greco, però non parli bene la lingua, non puoi capire le sfumature, non puoi leggere le leggi, quindi davvero ci sono un sacco di difficoltà e si devono superare, si deve lavorare tanto per questo. Però noi siamo contenti alla fine di tutto quello che abbiamo fatto. Alla fine ci è andata bene anche perché siamo stati anche fortunati per certi versi, abbiamo incontrato tantissime persone che ci hanno aiutato, tantissime persone che ci hanno dato dei consigli, ma dei consigli che non erano inerenti all'apertura dell'attività, ma proprio sulla conoscenza del posto in cui ci trovavamo, perché poi quando uno entra nel ritmo dell'isola, che non è una cosa immediata, riesce a vedere e a sentire tutta una serie di cose che come quando ci vieni come un turista non vedi, non senti. Allora, io dico sempre, ultimamente, quando ci contattano, dice ma cosa possiamo fare per venircene pure noi a Paros? Allora, ci sono tante isole, non dobbiamo stare tutti a Paros. Il messaggio è, se c'è qualcosa che a Paros manca, ma che manca davvero e che è fondamentale, potrebbe essere fondamentale, venite.
Se invece dovete venire a fare cose che già ci sono, ci saranno dei posti che veramente non hanno delle risorse che possono essere, come dire, potrebbe essere importante andare in questi altri posti, in queste altre isole. Non si deve fuggire tutti quanti dall'Italia, ognuno deve seguire le proprie inclinazioni. Salutiamo tutti gli amici di Story Hunters, tutti i followers di questo canale YouTube e vi auguriamo tutto il meglio, che sia in Italia, che sia in qualsiasi altro posto del mondo. L'importante è che si stia bene. E vi ringraziamo anche per creare questa grande rete, perché noi vediamo tutti i vostri video e quindi vediamo anche gli altri che cosa hanno fatto e un po', come dire, ci confrontiamo con le altre persone. Quindi grazie a voi e ringraziamo comunque Paros. Chiunque dovesse venire a Paros, siamo al ristorante Buonvento e ci trovate facile perché comunque l'isola è quella, cioè, non c'è molto da dire. Grazie di tutto, ciao ragazzi. Ciao!